Tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Ultime 24 ore bollenti per noi tifosi della Juventus, ma anche per la società e per l'allenatore e per i giocatori. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace, ma soprattutto di commentare, perché sono curioso veramente di sapere le vostre opinioni in questo momento di difficoltà, che comunque non dura solo da oggi. Ormai sono quasi 5 anni che ci ritroviamo in questa situazione. Comunque iniziamo con ordine. Volevo condividere le parole di Cristiano Giuntoli, che finalmente si è presentato ai microfoni durante un'intervista con Sky News. Ce lo si aspettava ieri sera, ce lo si aspettava al fianco di Motta, dopo una prestazione direi più che deludente, però ha parlato oggi, condivide un paio di cose, la farò in breve, non vi leggerò tutto perché non ce n'è di bisogno, tanto per farvi un po' il punto della situazione. Allora, siamo in linea con quanto detto dal mister. Ieri prestazione inaccettabile, ne è convinta la squadra, l'allenatore e anche noi. Stamattina a mente fredda ci siamo trovati con Maurizio Scanavino, col presidente Ferrera e col mister, abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti, e loro per primi, di dover fare di più e centrare l'obiettivo della Champions League nelle prossime 12 partite. Sulla posizione di Motta noi siamo convinti che il progetto iniziato quest'estate sia importante, che stia creando valore, visto che giocano tanti ragazzi giovani. Siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni, quindi Motta non è in discussione. Ve la finisco qua, non sto a leggervi tutto il resto, tanto conta poco. Prima di tutto, secondo me non ci poteva aspettare ad oggi di vedere un Motta esonerato. Sarebbe stato praticamente un dichiarare un fallimento, che ad oggi c'è per una serie di motivi, però a questo punto non si poteva fare altro, soprattutto per Cristiano Giuntoli. Vorrei farvi alcune osservazioni. Allora, prima di tutto, io, come ho detto già in precedenza, non sono per Allegri in, Allegri out, Motta in, Motta out. A me non interessa, anche perché credo che alla fine cancellare qualcuno o mandarlo al pascolo e iniziare con qualcun altro sia sempre una cosa abbastanza difficile. Nel momento in cui si fa una scelta, secondo me bisogna prendersi la responsabilità, e andava fatto prima, e soprattutto non bisognava lasciare un tecnico giovane come Motta da solo. Motta, secondo me, sarebbe dovuto essere affiancato, si sarebbe dovuto affiancare una persona con DNA Juventus, ex calciatore della Juventus con dell'esperienza, e averlo aiutato prima di tutto a navigare una società col blasone della Juventus, ma soprattutto a creare quel collante che manca completamente tra società, allenatore e calciatore al momento. Motta ha tantissime colpe. La prima colpa è l'inesperienza, ma questa è una scelta che ha fatto la Juventus. La seconda colpa è di avere una squadra giovane, anch'essa inesperta, ma questa è un'altra decisione che è stata fatta dalla Juventus, che certo, i conti sono importanti. Oggi, per mitigare un po', la Gazzetta viene fuori con l'articolo sui conti della Juventus che stanno migliorando. Noi siamo felicissimi, è una situazione molto importante, però per mantenere una Juventus al top i conti sono importanti, ma bisogna anche vincere le partite, altrimenti non si va lontano e soprattutto non si hanno introiti, perché senza vincere partite di Coppa Italia e Champions League, senza qualificarsi, alla fine si perdono soldi, e visto che in questo momento si parla di conti, credo che quello non solo non faccia piacere a noi tifosi, ma neanche alla società. Però Motta ha delle colpe che sono dovute proprio da essere Thiago Motta. Allora, Motta si è intestardito da inizio campionato con un modulo che, a mio misero parere, ad oggi si è rivelato sbagliato, completamente inadeguato per il tipo di calciatori e per il tipo di squadra. Ci sono alcuni calciatori che abbiamo perso completamente, con Miners. Allora, poi vorrei parlare chiaramente senza, perché ogni tanto parto per la tangente, però partiamo da Motta. Allora, Motta sbaglia, si intestardisce. È chiaro che il suo rapporto con i calciatori sia abbastanza complicato. Giocatori come Fagioli a un certo punto sono stati depennati dalla lista e basta. Si è perso un giocatore che comunque, secondo me, andava recuperato, se poi si voleva vendere, perché alla fine l'abbiamo venduto anche per una cifra, secondo me, che più di così non si sarebbe potuto fare al momento. Ma a Fagioli, magari, se si fosse recuperato quest'anno per un anno e poi si voleva fare una plusvalenza, comunque si poteva vendere sicuramente a 5, 6, 7, 8, 10 milioni in più. Comunque
lui si ritrova a essere intestardito e soprattutto a intestardirsi also, scusate, in inglese, intestardirsi anche sempre sugli stessi calciatori che alla fine si sono dimostrati inadeguati, partendo da Cobb Miners, sul quale io avevo dall'inizio dell'anno un sacco di dubbi, visto che l'Atalanta la seguo parecchio, e per me Cobb Miners era un giocatore che sì, in alcune partite, cioè con le grandi parlo, aveva fatto delle prestazioni come la Juventus, doppietta eccetera, però in tante altre volte vi assicuro che non era stato il trascinatore dell'Atalanta, era stato un comprimario, come tanti altri nell'Atalanta. Avevo un sacco di dubbi su Nico Gonzalez, dove comunque nelle partite importanti è sempre un po' mancato, e un giocatore che alla fine è sempre stato devastato dagli infortuni. Ecco, io avevo speranza invece su Douglas Luiz, mi sono sbagliato. Delle partite dell'anno scorso dell'Aston Villa ne avevo viste più di qualcuna e mi aspettavo comunque un qualcosa di completamente diverso. Però questi sono 3 flop che ad oggi, alcuni dei peggiori degli ultimi, non so, forse della storia della Juventus, cioè che tutti e 3 non stiano performando è un qualcosa di incredibile. Allora Motta si trova in questa situazione, viene lasciato solo. Qui c'è un problema di fondo. La società non può non può prendere una decisione del tipo voglio un allenatore giovane, squadra giovane, voglio comunque chiaramente non solo per motivi di conti, ma anche per svecchiare la rosa, iniziare un progetto nuovo. Io investo di qua, investo di là, metto l'allenatore giovane, però non metto nessuno a supporto. Motta è chiaramente crollato, ma il problema ad oggi è che io sento parlare di esonero o non esonero. Ma con gli esoneri non si arriva più da nessuna parte. Cioè, noi esoneriamo Sarri, esoneriamo Pirlo, esoneriamo Allegri, adesso vogliamo esonerare Motta. Io mi chiedo, è chiaro che Sarri poi lo scudetto l'ha vinto, Pirlo ha vinto 2 competizioni, comunque si è qualificato per rotta di collo nella Champions League, e Allegri comunque ha avuto i suoi problemi tra tutto il CDA che si dimette, penalizzazioni, questo, quell'altro, eccetera. Però noi sono da anni che non vediamo una Juventus giocare in maniera decente, ma neanche giocare in maniera decente, perché ormai quello me l'aspetto anche meno, però vincere delle partite ed essere lì per lottare per i trofei come il campionato, cioè il campionato e Coppa Italia e Supercoppa. La Juventus deve essere sempre in lizza per vincerli, cioè altrimenti non è più la Juventus. Coppa dei Campioni possiamo discuterne, chiaramente lo sappiamo bene, ne abbiamo vissute di cotte e di crude in Coppa dei Campioni, è una competizione completamente diversa, con squadre di caratura completamente diversa, ci sta, lo capisco, però anche in Coppa dei Campioni, cioè gli ottavi di finale devono essere il minimo indispensabile. Poi mi sta bene, primo anno, squadra giovane, le aspettative sono diverse e io sono completamente d'accordo. Quest'anno, a mio parere, lotta scudetto, sarebbe stato follia pensare di poter lottare per lo scudetto, una follia, io sono onesto, però dalla follia ciò non vuol dire che tu non debba fare il massimo per essere lì. Cioè la Juventus ad oggi, secondo me, è una squadra che doveva essere a 2, 3, 4 punti dalla prima classifica, perché comunque basta vedere il resto delle squadre di campionato, cioè le ultime in classifica sono tutte scoppiate, la metà bassa della classifica è veramente, insomma, quest'anno veramente bassa. Ci sono alcune squadre che insomma non solo stanno faticando, ma non vincono partite, come l'Empoli, ne avevano perse 9 nelle ultime 11, cioè una situazione abbastanza critica. E comunque le squadre che sono in testa al campionato non hanno ucciso il campionato come ha fatto l'Inter, come ha fatto il Napoli nelle ultime 2 stagioni. Ogni 2 partite perdono punti di qua, pareggiano, perdono, non danno continuità, quindi comunque c'era l'opportunità quantomeno di stare lì. Quindi quello che sto dicendo è che c'è differenza tra dire quest'anno abbiamo una squadra giovane e non puntiamo perché capiamo che non c'è l'esperienza, non c'è la qualità di arrivare magari a uno scudetto, ma questo non vuol dire che bisogni comunque ambire semplicemente al quarto, quinto, sesto, settimo posto. Cioè siamo comunque la Juventus, la Champions è il minimo, ma bisogna anche stare lì. E poi bisogna anche capire che alla fine, cioè, non possiamo ogni partita avere delle pause che non sono da squadra di Serie A. Non solo da Juventus, non sono da squadra di Serie A. Questo sarebbe inaccettabile in qualsiasi squadra, ma non solo di Serie A. Ci sono dei limiti che sono chiarissimi e sono limiti che sono mentali, sono situazioni secondo me che potrebbero essere risolte. Però ve la faccio in breve. Ad oggi secondo me cacciare Motta non ha senso.
Non ha senso, perché secondo me la Juventus in questo momento non ha nemmeno la forza di ripartire con un progetto nuovo. Abbiamo cambiato il 75% della squadra l'anno scorso e non credo che ci siano le potenzialità economiche, ma anche la voglia e probabilmente le energie per cambiarne un altro 70% quest'estate, ma delle scelte andranno prese, perché noi come ci arriviamo a questo mondiale per club? Perché adesso non ne parliamo, ma il mondiale per club arriverà e noi non abbiamo 5-6 giocatori in prestito che non ci saranno neanche più e ne abbiamo 2-3 infortunati che sicuramente non rivedremo. Cabal, Bremer, Milik non si sa mai se neanche tornerà a giocare a calcio. Quindi voglio dire, qual è la pianificazione? Io questo me lo chiedo anche a voi. E adesso cosa facciamo? Cos'è la pianificazione? Per me l'unica soluzione ad oggi è entrare in campo nelle ultime 12 partite semplicemente per vincere senza se, senza ma, senza discorsi, senza anche quel politichese di difesa dei calciatori a spada tratta ogni volta quando questi calciatori non stanno performando. E sai cosa c'è? Qualcuno si deve sedere in panchina e ci deve stare fino a quando non se lo merita, ma non in allenamento, sul campo. Perché siamo la Juventus. Ciao ragazzi, ci sentiamo a breve.